Ciao! Hi friends, Gianni Bravo is It's back. back. Siamo tornati. Siamo tornati. Oggi faremo questo video dove farò un'intervista un po' al vostro caro youtuber e spiegheremo un po' cosa è successo quando Gianni Bravo è stato hackerato. Che è anche tuo nonno Gianni Bravo. Esatto. È stata un'esperienza incredibile, terribile. Incredibile e terribile allo stesso momento. Certo. Allora io dicevo, intanto cari amici, il fatto di essere tornato, oggi sono qui col mio fantastico nipote, che è stato traumatizzato quanto me dopo che ci hanno hackerato questo nostro canale che ci fa parlare di musica. Che siamo qui da ormai quanto? 2 anni e mezzo? 2 anni e mezzo, sì. E dopo 2 anni e mezzo e tanti video, subire un hackeraggio in cui Ti rubano il canale. ti rubano non solo il canale, ti rubano l'identità e magari utilizzandola per scopi anche... Malefici. Esatto. Allora, intanto voglio dire una cosa. Questo video vuole essere anche un video di aiuto per chi dovesse, e spero mai, subire la stessa sorte che ho subito io, e questi 8 o 10 giorni sono stati un'esperienza realmente stressante e molto pesante. Quindi appunto in questo video spiegheremo magari cosa fare se capiterebbe anche a voi una cosa del genere. Dovesse capitare una cosa del genere, noi cercheremo, attraverso il nostro viaggio, il nostro percorso di questi giorni, raccontarvi quello che è accaduto, ma intanto voglio dire 2 cose. Sappiate che questo sarà sottotitolato in tutte le lingue, per cui potrete seguirlo e ascoltarlo. Tranquillamente. Esatto. Senza essere hackerati anche voi. Speriamo di che non siano hackerati. Voglio fare dei ringraziamenti subito. Il primo ringraziamento a un amico, artista e grande youtuber che si chiama Viking Pong dall'Indonesia, perché lui è stato il primo che ho chiamato perché aveva subito anche lui, credo un anno e mezzo fa, un hackeraggio, e quindi cercai immediatamente il suo aiuto. Lui ha cercato di aiutarmi, ma chiaramente la mia situazione evidentemente era più complessa e non siamo riusciti a risolvere, ma lui Comunque da subito... ha partecipato. Assolutamente, mi è stato vicino e mi ha in qualche modo anche sostenuto anche moralmente. Sì, comunque ha aiutato nonno. E quindi lo ringraziamo. Poi un altro ringraziamento, anche se ha provato ad aiutarmi, si chiama Gerardo D'Andrea. In questo momento mi sfugge il suo canale, però anzi credo sia JacksAD. Voglio ringraziarlo perché io l'ho contattato personalmente sul suo Instagram ed è stato cortese, mi ha risposto, aveva subito anche lui un hackeraggio e quindi mi ha dato dei suggerimenti che in qualche maniera, seppur non risolutivi, mi hanno in qualche modo aiutato, se non altro psicologicamente, dicendomi che lui aveva recuperato il canale e quindi mi ha in qualche modo sostenuto anche moralmente rispetto a un momento in cui credevo che forse mi sarebbe stato molto difficile. Però comunque anche lui ha partecipato a questa... Assolutamente mi è stato d'aiuto, se non altro anche psicologico, per cui lo ringrazio in questo momento ufficialmente. Chiaramente i ringraziamenti vanno al team creator YouTube che sono riuscito a contattare nel ex Twitter, adesso è X di Elon Musk, sì. Di Elon Musk che esatto. L'ha comprato da Google. Esatto, e quindi noi tramite quindi questo supporto vi sto accennando quello che è stato poi un percorso che è durato qualche giorno, e quindi questa esperienza certamente mi ha aiutato e spero poi nel dettaglio di spiegarvi quelli che sono stati poi i momenti risolutivi per quello che riguarda l'acquisizione
riconquistare il canale. Fatti, diciamo, queste premesse, il racconto, che può essere anche tedioso e anche troppo lungo, Lo abbreviamo. sì, diciamo, Lo racconteremo con una intervista. è bravo, cercheremo attraverso un'intervista Di far capire un po' cosa è successo. e come eventualmente cercare strade risolutive. Voglio dire questa cosa, la sento. Certo che ringrazio YouTube, ringrazio Google chiaramente, che ha messo a disposizione nel loro sistema comunque gli strumenti per poter recuperare il canale, ma vorrei anche dire una cosa, e questa la voglio dire a YouTube, a Google. Certo, c'è tutto uno schema che chiaramente cerca in qualche modo di risolvere tutte le problematiche che possono accadere ai fruitori e ai creator di YouTube, oppure chi ha un account Google. Però vorrei dare un piccolo suggerimento. Non tutti sono dei ninja sui computer, e uno che ha la mia età presumibilmente non ha tutta questa velocità e questa capacità di interagire con lo strumento tecnico. Io credo che la cosa più importante, che forse dovrebbe essere fatta da Google, mi permetto questo piccolo suggerimento che l'ho anche scritto nei feedback, è che dovrebbe essere creato un SOS hacker in un momento in cui l'hackeraggio ormai è diffusissimo, per cui soggetti a violenze di questo tipo tantissimi le subiscono, e non solo per i canali YouTuber, ma credo dai telefonini, Sì, e tutto il sì. resto. Per quello che riguarda per economia, quindi magari bravo. soldi. Quindi voglio dire, creare, e questo è un mio piccolo suggerimento, un SOS hacker potrebbe essere quantomeno uno strumento che tranquillizza chi, peraltro come me, che da creator potrebbe avere, nel momento in cui è in possesso del suo canale, anche dei percorsi semplificati, quindi una chat che consente a tutti i creator di accedere quindi a un'assistenza immediata, Un'assistenza magari non virtuale, ma anche se virtuale, che comunque ti consente l'accesso. sì, in modo che magari possa essere fatto proprio per gli hacker e non magari per... Esatto, perché questo ti consente a chi, per esempio come me, una volta estromesso dal proprio account e dal proprio canale, ha delle grandi difficoltà, come uno che non interagisce normalmente con l'apparato e quindi si trova estromesso dal sistema di tutela. Per cui credo che creare un SOS hacker può essere anche tranquillizzante, perché nel momento in cui vieni hackerato subisci una sorta di piccolo trauma che comunque ti fa perdere lucidità se non sei un super ninja, e quindi rischi di andare nel panico, e anche procedimenti che potrebbero essere apparentemente semplici si complicano per chi in quel momento si sente buttato fuori di casa e con le proprie chiavi non riesce ad entrare in casa propria, anzi sembri tu il ladro che prova ad entrare dentro casa tua, e questa è una sensazione sgradevole per chi oltretutto non ha grande capacità o freddezza o competenza tecnica sugli strumenti, e questo crea una grande frustrazione e un grave disagio. Sì, un secondo? Scusate. Giusto. Mi fa piacere. Ora siamo più pronti. Vieni. Olè. Io adesso direi Sì. bando alle ciance, ciancio alle bande. Parliamo un po' di quello che è successo. Bene. Allora, scusate che questi giorni sono un po' congestionato. Sì.
Che è successo? Te lo racconto? Sì, raccontiamo un po' cosa è successo, quindi. Esatto. Allora, partiamo con delle domande. Cosa è successo per far iniziare Questo questo hackeraggio? trambusto. Esatto. Semplicemente ho ricevuto una mail che mi invitava di una nota app, non app, uno strumento importante per video, eccetera, quindi notissima che io conosco e utilizzo peraltro per realizzare i miei video. Però non vogliamo fare pubblicità? No, quindi non la Vogliamo nominiamo, nominare. però diciamo potete essere contattati da ipotetiche grandi aziende con le quali magari lavorate anche per l'utilizzo dei vostri canali, che ti invitano a una sponsorizzazione, eccetera. Io con leggerezza, preso da anche, stavo ripulendo diciamo la mia pagina La tua email, memoria, insomma. sì, e cercavo di ripulirla di tante email anche inutili. Questa cosa mi ha incuriosito e distrattamente ho premuto sul link, evidentemente sono entrati nel canale e in pochi minuti io le mie password, anche addirittura il doppio controllo col telefono, non so come è accaduto e se ci rifletto non ricordo nemmeno bene come è potuto accadere. Comunque mi sono trovato estromesso totalmente dal mio canale, dal mio account, quindi non potevo accedere in nessun modo. Anzi, sembrava uno che tentava. Questi hanno messo varie chiavi di sicurezza, cose che io peraltro non avevo nemmeno messo, quindi hanno messo un backup e altre chiavi di accesso e io ero totalmente impossibilitato, e quindi ho trascorso 2 o 3 giorni cercando di tutte le varie procedure che mi venivano indicate. Ho parlato con le community che mi hanno dato varie strade per poter in qualche maniera comunicare, e poi in realtà fortunatamente telefonando, e qui lo voglio ringraziare, Jax AD, Gerard ed Andrea, che mi ha risposto cortesemente dicendo che lui aveva risolto comunicando con appunto con ex Twitter, quindi ex di Elon Musk, ma io in realtà inizialmente non riuscivo nemmeno a messaggiarmi, quindi ho fatto tutta una procedura e sono riuscito tramite i creator di YouTube, scrivendo in inglese probabilmente, quindi comunicando con i creator probabilmente statunitensi, che mi hanno assolutamente aiutato, perché dopo pochi minuti il team YouTube ha iniziato a comunicare con me, e da lì è iniziata tutta una serie di procedure, quindi inviandomi dei moduli, ma anche lì, cosa che volevo dirti perché tu me l'hai chiesta, elementi fondamentali, e questo ve lo voglio dire con attenzione, cioè dovete intanto salvare da qualsiasi parte, perché io non l'avevo fatto e quindi questo ha complicato notevolmente tutta la procedura, l'ID del canale, quello originale, quindi con tutto quindi con tutti i numeri e le sequenze originali, che consente immediatamente di individuare il canale, perché io peraltro avevo il mio, quello personalizzato, che ricordavo, mentre quello originale non lo avevo, perlomeno quando ho iniziato a comunicare, e per maggiore tranquillità avere anche l'ID AdSense che consente con più semplicità di dare tutti gli elementi che consentano quindi all'apparato di riconoscervi e di mettervi in condizione di recuperare tutto. Quindi una raccomandazione: salvatevi il vostro ID del canale, salvate il vostro ID dell'AdSense, che sono elementi fondamentali per il recupero del vostro canale. Continuo a ringraziare l'assistenza, continuo comunque a ripetere che serve, a parer mio, per quanti dovessero traumatizzati subire questa violenza, che l'hackeraggio è un'autentica violenza che vi travolge anche emotivamente, e quindi avere un SOS hacker secondo me semplificherebbe molto e le procedure,
probabilmente con maggiore velocità si possono bloccare questi autentici furti che vengono perpetrati ai danni degli utenti. E quindi un mio piccolo suggerimento, se mi posso consentire, sommandolo comunque ai ringraziamenti per comunque avermi aiutato a recuperare e quindi aver ripristinato il tutto, il mio piccolo suggerimento, lo voglio ripetere, a YouTube e a Google: create un SOS hacker, perché in questo momento il problema esiste e quelli che come me non sono dei ninja sui computer, probabilmente questo li aiuta e gli toglie un po' di stress, perché sono momenti veramente pesanti. Comunque continuo a ringraziarli e quindi questa è la storia. Va bene. Tu che pensi di tutto questo? Sei Io stato penso- contento? Quando sono stato estromesso dal canale e non avevi più un nonno youtuber, che cosa hai pensato? Beh, in realtà ho pensato comunque che probabilmente tutto si sarebbe risolto, però Però è stato veramente un problema perché avere da 2 anni e mezzo un canale dove abbiamo tanti amici. sì, tantissimi, ormai abbiamo superato i 150.000. No, superato ancora no, perché anzi un po' li abbiamo anche persi. Ah, Anzi, se qualcuno si riscrive al canale siamo contenti. per carità, non ci offendiamo. E sì, comunque, non è stato proprio il massimo. E comunque vorrei dire una cosa, non vogliamo fare pubblicità, Mm, lo dico. dillo. Esiste un'applicazione, poi magari lasciamo il link in descrizione. Sì, se vuoi. Ecco, un'applicazione dove Vabbè, questa io non la conosco e me lo stai dicendo tu adesso, eh? sì, Mm. che avete presente quando magari entrate in un sito non troppo affidabile, magari potrebbe succedere la stessa cosa che è capitata al nostro Gianni Bravo. Esiste questo sito che cancella tutti i cookie che vi escono magari in applicazioni. Ma non le email però. Perché io l'ho subito da un'email, non era un no. cookies. Però intanto potrebbe abbassare le possibilità Mm. di essere hackerati. Mm. Perché Ma questo magari è un argomento che lo approfondiamo e magari faremo un video apposta. Adesso stiamo parlando di una situazione che invece è molto più specificatamente ormai famosa, nel senso che quello che abbiamo subito noi in questa mia settimana di sofferenza, ho guardato tanti anche video di persone che sono state hackerate e chi più chi meno che hanno risolto il problema, chi percorrendo una strada, chi un'altra. Io vi ho raccontato la mia personalissima esperienza e oggi sono qui felice con Leone, mio nipote, perché lui come me indirettamente l'ha subito la violenza, perché sapete che questo canale, che lui in qualche maniera è stato tra i miei primi fan e sponsor, c'è stato immediatamente portato via, è stato traumatico per me e anche per il mio nipote, ma siamo stati anche col supporto e col calore delle persone che comunque ci hanno aiutato, certo, e quindi noi li ringraziamo. Voglio ripetere Vicky in Pong, che è stato il primo che mi ha sostenuto anche moralmente, ha cercato anche di aiutarmi, ma lui evidentemente ha avuto una procedura e una situazione diversa dalla mia. Comunque ha provato in tutti i modi ad aiutarmi. Voglio ripetere, ringrazio Zex AD, Gerardo D'Andrea, che è stato carinamente e mi ha risposto carinamente, cercando comunque quindi anche di sostenermi, quindi li voglio ringraziare di nuovo, e chiaramente il team creator di YouTube e il team YouTube che mi è stato vicino, e devo dire sono stati gentilissimi e disponibilissimi, quindi da questo punto di vista li voglio ringraziare. Voglio ripetere, ma questo lo voglio dire e ribadire, che credo sia necessario creare un SOS hacker per creare una via breve e non inserirla all'interno di tutte le problematiche che possono accadere, perché questo che credo ormai sia un fenomeno troppo diffuso, e quindi vada in qualche maniera aiutato chi
anche come me, non essendo un espertissimo, deve creare immediatamente una via più semplice per affrontare problematiche che in quel momento sembrano insolubili, ma poi fortunatamente, ribadisco, ringraziando e il supporto del team YouTube e i creator YouTube che certamente mi hanno aiutato e con i quali abbiamo risolto il problema. Pertanto, dimmi, posso aggiungere una ci cosa? mancherebbe. Io vorrei anche ringraziare no, niente. Nina, Sì, vorrei ringraziare prendila. Nina. Vorrei ringraziare anche il nostro Vieni, portala qui. adorato cane, Certo, carinissimo. mettila in video. Questa è Nina, Il nostro cane. lei è il supporto, il grande supporto. Lei ci ha aiutato moralmente. Ciao Nina, Ciao. che dici? Ti è piaciuto? Adesso la lasciamo un po' in pace. Allora, come concludiamo questo nostro video? Come sempre. Sì. E Enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao!